Eccoci qua ragazzi, finalmente alla seconda lezione di volo. Ora entriamo un po' nel sangue, diciamo, dell'aeroplano. La prima missione era molto tranquilla, non dovevamo fare grandi cose. Adesso dobbiamo iniziare ad apprendere veramente. Non sarà semplicissima l'inizio, ma non vi preoccupate, perché se non capite tutto la prima si può benissimo ripetere. Anche su questo. Durata del volo 7 minuti, cambiando la setta del becchetto dell'aeromobile per controllare la velocità e la potenza al fine di gestire l'altitudine. Imparerai i fondamentali del volo. Per un volo normale dovrai conoscere, usare e combinare diversi assetti, differenza angolare tra asse dell'aeromobile e l'orizzonte naturale, e impostazioni della potenza per ascensione, crociera, discesa o virata. Assetto più potenza uguale prestazione. Non vi fate spaventare, perché all'inizio potrebbe sembrare un po' arabo, Siamo in alto, rotta 244. Today we're talking about attitudes of flight, how your plane is oriented relative to the horizon. If you look outside, you can see the cockpit is just about 4 inches below the horizon line. 4 pollici sono questi, Take a look at the attitude indicator. Indicatore di As the name assetto. implies, it shows your current attitude. The white line is the horizon, with the sky above and the ground below. That orange element in the middle, aligned with the horizon, that's your plane. Just like we saw outside, our current attitude reads pretty much straight and level. Okay, now let's see how much power the engine's generating. Check your tachometer. Il contagire di là. Looks like we're pushing around 2,300 revolutions per minute. Combined, attitude and engine RPMs translate to aircraft performance. Ok. Ovviamente stiamo andando su, stiamo precipitando il motore che spinge più. Now, last but not least, check your altimeter. To figure out your altitude, you always want to read the small needle first. That's how many thousands of feet up you are. Then on to the big needle for the hundreds. Piccolo questo, questo lasciamo perdere. Questo qua piccolo, questo qua. With our current attitude and power output, we're holding a speed of 90 knots and a stable altitude of 6,000 feet. Scusate, piccolo. But that's about to change. Take the stick when you're ready. Ecco, siamo a posto. Pull back slightly on the yoke to raise the nose just above the horizon line. About 2 inches. Make sure you don't pitch up too much, or the angle will be too steep to create lift. And without enough lift, we'll stall. Alright, go full throttle and start climbing. Ok, manetta al massimo. E puntiamo il naso sull'orizzonte, come vedete. L'aeroplano in arancione tira su. Welcome to the climb attitude. Così saliamo. See how it shows up on your attitude indicator and tachometer? According to your altimeter, we're gaining altitude. But we're losing airspeed even at full throttle, proving you can't avoid basic physics while making a climb. Okay, before we go on, let's get back to a cruise attitude. Ease up on the yoke and aim your nose just below the horizon. Then throttle back down to 2,300 RPMs. Ok, scendiamo un po'. Possiamo portare la manetta un po' più in giù. Nice job. We're now set up with the same attitude and power we had at the top of our lesson. Next up is the descent attitude. Sì. Start by reducing your RPMs to 1,800. Ok, tiriamo giù Then manetta, drop the allora. plane's nose a bit further below the horizon. Vediamo un po' sull'orizzonte. Ovviamente l'aereo scendendo prende un po' di velocità, quindi possiamo dare meno gas. Come vedete però con meno gas
la velocità dell'aria non diminuisce, siamo picchiati, c'è la gravità che ci sta spingendo. Abbiamo 1800. As expected, with a nose down attitude, our altitude is decreasing while our speed is picking up. Why don't you get us back to a cruise attitude and we'll hit the last part of our lesson. Sta meglio. Andiamo sulla manetta, ovviamente la gravità che ci aiuta. There we go. Now that we know how to cruise, climb and descend, let's talk about the turn attitude. Setto di virata. Gently pull the yoke left or right to start rolling the plane. Ok, noi abbiamo il coso lentamente. If you take a look outside, you can see how our attitude's changed. But you can also check your instruments for the In basso a details. sinistra. As a general rule, you always want to keep your turns under 30 degrees. 30 gradi. At the top of your attitude indicator, there's a series of notches representing 10 degrees each. Use them to control your roll. Quindi quello in basso a sinistra non lo vedo. Notice the more you turn, the more you need to pull back on the yoke to maintain altitude. When you're rolling out, you'll need to do the opposite. Roll and push at the same time. The more you know about the main attitudes of flight, the closer you get to that pilot state of mind. So keep practicing, and whenever you're done, pass me the controls. Oh, come vedete. Ok, questo sarebbe il massimo da raggiungere. Una misura da fuori, poi diciamo che questa lezione qua è finita. Ok, destra, girando molto potente, un po' girare. Questa è l'angolazione che sta da tenere, mettendo lo strumento difficile, però come vedete ci sono girare. Ok ragazzi, io direi che per questa lezione è tutto molto facile, ma sono le basi sono importantissime in qualsiasi cosa, quindi imparatele, ripetetele, prendete confidenza soprattutto con la reazione che ha il vostro comandi, quelle cose, la sensibilità che avete nelle cose può aiutare a uscire da problemi, anche perché in aria non si ha tantissimo tempo per pensare prima di precipitare. Come al solito, se vi è piaciuto, un bel like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!